Ciao a tutti, cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con la lettura di oggi voglio aiutarvi a capire che cosa potete fare in modo attivo e in modo passivo, ovvero a livello energetico, per smuovere una situazione o una relazione, per far migliorare una situazione o una relazione. Abbiamo tre scelte, oggi scegliamo con le fatine. La prima è condivisione e qui si parla di condividere gli interessi, gli hobby. Abbiamo speranza e questa fatina sta facendo un incantesimo al telefono praticamente. E poi abbiamo sostegno, quindi il sostegno di qualcuno più saggio. Scelta 1, 2 o 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute le persone che hanno scelto la carta della condivisione, o meglio la fatina della condivisione. Andiamo a vedere i tarocchi che cosa vi dicono per questa situazione o questa relazione, cosa potete fare insomma per migliorare. Intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un gruppo, quindi non risuonerà tutto, voi prendete solo quello che vi serve, ok? Bene. Per la prima scelta, no, direi che queste sono cadute in blocco, non ci piacciono. Andiamo a vedere che cosa possono fare le persone che hanno scelto la carta della condivisione per niente, vogliono uscire in blocco. Per muovere l'energia all'interno di questa relazione o di questa situazione, oppure per velocizzare un pochettino le cose, ecco. Partiamo con un 10 di spade al contrario. Un 5 di denari, un re di denari, 10 di bastoni. Allora, si parte da un 10 di spade al contrario, ragazzi. Qui si tratta di una situazione di sofferenza che c'è all'interno di questa situazione o all'interno di questa relazione. Diciamo che quello che sento è che c'è una sorta di situazione di costrizione, mi verrebbe quasi da dire. C'è qualcuno che si sente legato in qualche modo o alla sofferenza o alla situazione barra relazione, ok? Il 5 di denari comunque parla sempre di quello che è una situazione di perdita, di dolore, una delusione, insomma, ed è quella che probabilmente ha scatenato questa situazione, questo momento di dolore, di sofferenza fondamentalmente. Il re di denari potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, potrebbe essere un legale, comunque rappresenta una persona vicina a voi che potrebbe darvi una mano. Magari potrebbe anche rappresentare la controparte in questa relazione, dove semplicemente il parlare con questa persona potrebbe aiutarvi a metabolizzare questa sofferenza, questo dolore che c'è con il 10 di spade. Sotto abbiamo un 10 di bastoni, abbiamo l'appeso, il 5 di spade e andiamo a recuperare la carta che è caduta, un 3 di spade, che giustamente è un po' la stessa energia del 10. Anche se in realtà il 3 di spade è più una sofferenza, diciamo, fresca. Il 10 di spade è una sofferenza che parla di un periodo di sofferenza e essendo un 10 fa riferimento alla chiusura di questo ciclo, alla chiusura del ciclo di sofferenza, appunto. Allora, qui
per smuovere la situazione, fondamentalmente quello che dovete fare è questo 10 di bastoni, che può rappresentare il lasciarsi indietro certe responsabilità, certi sensi di colpa, mi dicono, certi pesi, certe aspettative degli altri, o potrebbe proprio rappresentare il fatto di staccarsi fisicamente, di lasciarsi indietro la relazione, la situazione, la sofferenza. Fondamentalmente c'è bisogno di andarsene da questi pesi, da questo peso che sentite dentro. Dovete allontanarvi da questa situazione un po' pesante, insomma. Abbiamo la carta dell'appeso e fondamentalmente qui vogliono dirvi che è ora di vedere le cose anche da un altro punto di vista. Vi vogliono dire che è necessario ampliare il raggio d'azione, o meglio, ampliare il raggio di osservazione, cioè appunto valutare cose che prima magari non si valutavano, cercare di rendersi conto di che cos'è che vi lega, di che cos'è che vi fa stare lì fondamentalmente dove siete. Terminiamo poi la stesa con un 5 di spade e il 3 di spade. Sono comunque carte di conflitto, sono comunque carte di sofferenza. Qui il punto è che bisogna portare chiarezza nella mente per riuscire a far smuovere le cose. Diciamo che la cosa un po' a livello fisico, pratico, quello che potreste fare è davvero andarvene. Avete due carte di chiusura ciclo. Quindi quello potrebbe dare uno scossone, il lasciare qualche cosa, il lasciare qualcuno, lasciare un luogo di lavoro, piuttosto che mi parlano di cena al ristorante. Poi al di là di quello, sento che prima di fare qualsiasi altra cosa dovete prima trasmutare questo dolore che avete dentro, perché finché avete questo dolore dentro è come se foste un po' sommersi da quelle che potrebbero essere le emozioni negative e di conseguenza infatti non avete la chiarezza mentale per capire quale potrebbe essere la mossa successiva. Andiamo a vedere un consiglio. No, troppi consigli. Uno è sufficiente. Ok, grazie. 7 di spade. Attenzione alle proiezioni. 7 di spade molte volte fa riferimento alla carta, è la carta del ladro, no? Del bugiardo. Però molte volte fa anche riferimento al fatto che non siano bugie volontarie, cioè nel senso se io non sono consapevole di una cosa di me, è chiaro che agli altri do il tipo di verità che è valida per me. Quindi fa anche riferimento alle proiezioni che noi abbiamo su noi stessi e sugli altri. Per cui fate attenzione a quello che voi state proiettando in questa situazione. E io credo che qui manchi proprio la consapevolezza di quello del vedere, ma infatti avete l'appeso vi darà comunque modo di prendervi quel tempo per analizzare le cose da un altro punto di vista. Un consiglio è di studiare, di informarvi, di cercare di davvero vedere le cose da diversi lati, ok? Una volta che c'è quel tipo di comprensione, quindi arriva quello che è la chiarezza mentale, si espande anche la coscienza, ok? E di conseguenza è più facile, capendo determinate dinamiche, trasmutare il dolore proprio. Ok, voglio andare ancora a darvi un paio di carte di Osho, due consigli in più, diciamo così. Osho, che cosa abbiamo da dire alle persone che hanno scelto la fata della condivisione? Lasciarsi andare. Questa carta è un 8 di coppe e anche l'8 di coppe ha questa persona girata di spalle che si allontana, no? Parla anche questo del
allontanamento. Vista in questo mazzo è un lasciarsi fluire, abbandonarsi, lasciarsi andare a quello che è il flusso, ok? Probabilmente qui c'è qualcuno che sta trattenendo tanto, ed è per quello che risulta difficile questa trasmutazione del dolore, ed è difficile lasciarsi andare sia a quello che è il vivere il dolore, sia a quello che è i fatti come sono, accettare i fatti come sono. Quindi qui il consiglio probabilmente è proprio quello. La seconda carta è il ribelle, è la carta dell'imperatore. E qui il consiglio è quello di trovare un ordine, una regola, un qualche tipo di stabilità. Ricordo che avete un 5 di spade, parla comunque di confusione mentale, parla anche di condizionamenti dovuti alle credenze limitanti. Per cui fate attenzione perché anche l'imperatore parla di regole, di rigidità, di qualche cosa che è incasellato, e avevate la carta delle proiezioni. Quindi qui c'è qualche attitudine mentale che un po' vi vincola o vincola la situazione. Però ecco, diciamo che il consiglio di prendere le distanze un attimo è molto forte, in modo da poter anche avere il vostro spazio, prendervi quello che è il vostro spazio per riuscire a fare le giuste riflessioni del caso, insomma. Bene, voglio ancora darvi una carta delle fatine e poi una carta dei guerrieri di luce. Spero che vi servano di ispirazione. Motivazione, sì, era un po' quello il senso. Qui praticamente questa carta fa riferimento alla nuova stagione, al nuovo tempo. Vi ricordo che questo è un 10 comunque, anche questo, si parla di chiusure e fine cicli. Questa fata dice va bene progettare, avere idee, organizzare e studiare, ma arriva un punto durante la primavera, quando i tempi sono maturi, quando è momento, diciamo, di risveglio della natura, per voi è arrivato il momento di entrare in azione e di fare qualcosa di concreto, e ritorno qui, che renda possibile la manifestazione di quello che avete pianificato. Ok, un'ultima carta da parte degli oracoli dei guerrieri di luce. Wow. Ok. Allora. Questa carta vi invita ad abbracciare, ad accogliere, come vi posso dire, contenere quelli che sono i vostri bisogni nel venire fuori. Nel senso, è un po' come questa carta qui, no? Dice lasciatevi andare, non incasellate, non irrigidite sempre tutto. E poi questa carta invece vi guida verso quello che è la chiamata di madre terra, dove praticamente vi dice che il fatto di essere venuti qui su questa terra è semplicemente per amare ed essere amati. E ritorno qui a questa carta, lasciarsi andare, abbandonarsi, cioè lasciare il controllo, perché il ribelle a me è un imperatore, parla sempre di controllo, di regole, di logicità, di pianificazione, è un ragioniere fondamentalmente. Ok, quindi è un po' quello il senso. Bene ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti. Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao. Benvenute alle persone che hanno scelto la fatina della speranza.
Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire, che cosa vi vogliono raccontare, insomma. Vi ricordo comunque che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi prendete solo quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Vediamo un po' se con questa luce riusciamo facendogli una danza della mano. Ok. Bene, niente, non ce la si fa. La danza della mano non serve. Opla, niente. Va bene, la teniamo così. Spero che comunque riusciate a vedere le carte. Allora, per le persone che hanno scelto la fatina della speranza, quali sono i messaggi? Abbiamo un 6 di spade, abbiamo un 8 di bastoni, 2 di coppe, 3 di coppe, vediamo un po', asso di spade e la carta della forza. Allora, guardate, qui sento che c'è una situazione di distanza per qualcuno e in effetti risuona anche un po', no? Con la fatina che è uscita, come se ci fosse una distanza e si aspettasse appunto una telefonata. Ehm, Può anche essere una distanza non necessariamente di tipo fisico, ma una distanza magari da un punto di vista mentale più che emotivo in questo senso. Sento che danza della mano, niente. Ehm, Penso che comunque sia da un punto di vista mentale, appunto. Quello che allora, potrebbe far riferimento a una relazione di coppia, perché comunque abbiamo un 2 di coppe, oppure potrebbe far riferimento a un qualche tipo di accordo che c'è tra voi e quest'altra persona, un compromesso. Potreste anche essere due familiari, no? Per esempio, quindi il punto è che non c'è la comunicazione e guardate, in effetti la fatina sta facendo un incantesimo al telefono. Questa carta mi è uscita, cioè mi è rimasta praticamente tra le mani, quindi l'ho scelta come testimone. Sentivo che mi chiamava in qualche modo. Quindi sento che quello che manca è proprio questa comunicazione, questa notizia, questa novità. Probabilmente qui non si è in contatto a livello verbale, perché le spade fanno riferimento non solo a quello che è la mente, ma anche a tutto quello che è la comunicazione, ok? Sta di fatto che c'è questo forte legame tra di voi, ok? Quindi nonostante magari la comunicazione non sia delle migliori e adesso non siate, diciamo, in collegamento, sento che comunque l'unione è molto forte in realtà. Mm, allora, qui il consiglio, secondo me, che vogliono un po' darvi per smuovere questa situazione o questa relazione, ehm, è di, da un lato, fare chiarezza mentale. mm? L'asso di spade parla sempre di quello che è dare un ordine ai pensieri, ok? Dare un senso di successione a quello che sono anche i punti di arrivo certe volte. Parla comunque di qualche tipo di verità, qualche tipo di dialogo, qualche tipo di comunicazione che è necessario fare, ma con se stessi in questo caso, ok? Qui si tratta di davvero mettere in ordine quello che è le vostre priorità. D'altro canto, sento che un aiuto, come vi posso dire? Mi parlano di una festa e di farlo sapere in giro, ok? Continuano a dirmi festa, festa, passaparola, passaparola. Quindi ve lo dico, è come se doveste organizzare un evento, un incontro. Potrebbe anche essere un incontro al bar, non deve essere necessariamente una festa, però mi hanno parlato di festa, quindi magari una festa di, mi dicono compleanno. Quindi potrebbe essere per qualcuno un'ottima scusa, diciamo, per poter risentire questa persona. Interessante. La stesa finisce con la carta della forza. Quindi qui c'è quello che è un passo in avanti, una
probabilmente comunicazione, perché se era quello che mancava, il passo in avanti potrebbe essere una comunicazione, quello che è il prendere una scelta, sì, una decisione, il fare una scelta. Ehm, Datemi un'altra carta per la forza, grazie. Abbiamo un 9 di denari e un 2 di bastoni. Sì, io credo che qui il punto è che, mm, diciamo, sento che avete bisogno di dimostrare di più la vostra sicurezza in voi stessi, il vostro potere personale agli altri. C'è troppa indecisione, c'è troppa titubanza, qui c'è bisogno di riprendere in mano il proprio potere personale e con la forza sento che è quella la via che prenderete. Di conseguenza questo smuoverà questa situazione o questa relazione. Quindi può anche essere una rinnovata vita sociale, il fatto di farvi un nuovo look, per esempio, di uscire allo scoperto in un modo nuovo, mi verrebbe da dire. Sì, si potrebbe, la forza mi rappresenta quello, proprio ritrovare anche la vostra forza interiore, il vostro amor proprio, ok? Ok, un consiglio per piacere, grazie. Abbiamo il 5 di coppe. Smettetela coi sensi di colpa, fondamentalmente, ok? Perché avete dei sensi di colpa? A parte che non si parla di sensi di colpa, ma si parla di responsabilità. Quindi si parla di essere responsabili di come si agisce e anche di quello che si pensa, perché i pensieri creano la realtà. Quello che uno crede, crea. Quindi, ehm, ecco, cercate di capire da dove arrivano questi sensi di colpa e perché esistono fondamentalmente. Ok, allora ancora un consiglio da parte di Osho. Osho, che cosa abbiamo da dire alle persone che hanno scelto la fatina della speranza? Fatevi vedere più sicuri di voi fondamentalmente. Ma non è solo un fatevi vedere, perché comunque la forza parla di un lavoro interiore, è una forza interiore, quindi è una cosa che dovete maturare voi da dentro attraverso la vostra chiarezza mentale, attraverso quello che è il mettere in ordine le vostre priorità, riuscirete a trovare questa rinnovata forza interiore. Ok? Quindi non è solo una cosa che dovete far vedere, è proprio una cosa che dovete lavorare, ma sento che siete sulla strada giusta, state andando sulla strada giusta. Ok, ancora una per piacere. Condi- ah no, era la carta, la fatina di prima era condivisione. Condivisione, il maestro e partecipazione. Quindi un consiglio per voi è condividere. Guardate, è capitato proprio sotto il 3 di coppe. Si beve, si mangia, fate feste, insomma. Organizzate delle cene. E poi abbiamo il maestro. Quindi qui si tratta di, e anche qui ce lo lascerei sotto l'asso di spade perché parla di trovare la vostra verità, la vostra luce interiore, quello che è giusto per voi, è importante la vostra verità. Qui qualche cosa manca con la comunicazione nei confronti di voi stessi e nei confronti dell'altro. E poi abbiamo partecipazione che parla comunque di gruppi. Mm? Quindi il fatto è di partecipare a feste, a cene. Sì, guardate, è come se vi consigliassero, ok, per riprenderti un po' da questa situazione, per cercare di smuovere quello che è la situazione, fai festa fondamentalmente. Esci, rifatti il guardaroba, non spendete troppo, mi raccomando, cercate sempre, insomma, di scegliere il modo in cui spendete i soldi in modo oculato. Comunque si tratta di rinnovare il look a 360 gradi, di rinnovare la vostra fiducia in voi stessi. Una volta che farete questo, diventerà più lineare, più fluida quello che è la comunicazione che in questo momento manca, ok? Voglio darvi ancora una carta
con le fatine, per rimanere in tema, fate fatine. Vediamo che altro consiglio vi possono dare. Ok, semplicemente di uscire, anche questa carta resta in tema, andate fuori, abbracciate la natura, e dovunque tu sia, sentiti nel tuo habitat fondamentalmente. Dice di cercare di sentirvi a vostro agio in quello che è la natura. Sì, dovete alzare la vibrazione, dovete alzare il livello di energia, ok? Divertitevi, cercate di stare bene, ridete, andate a ballare. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli, che sono gli oracoli dei guerrieri di luce. Luce, che è quella che manca in questo video e vorrei... Ok, grazie. Luce, è tempo di rivelare al mondo la vostra luce radiante, ma infatti quello che continuano a dirvi, uscite, brillate, organizzate cene, fate festa, divertitevi, curate la vostra immagine. Fondamentalmente avete solo bisogno di quello, di ritrovare un po' la stima in voi stessi. Dovete ritrovare la fiducia in voi stessi, fondamentalmente. Cari amici della Fatina della Speranza, spero che la lettura vi sia stata utile in qualche modo. Io vi mando un abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto la fata del sostegno. Andiamo a vedere che cosa vi dicono i tarocchi. Io comunque vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un gruppo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo, senza troppi problemi. Bene, andiamo a vedere per le persone che hanno scelto la fata del sostegno che cosa hanno da dirvi i tarocchi. Andiamo a vedere come potete... Queste sono uscite in gruppo, non ci piace. Come potete aiutare questa situazione o questa relazione a muoversi. Cosa potete fare, insomma. Abbiamo un 9 di bastoni, la carta del Papa, il fante di coppe, il 2 di spade, il 6 di denari, l'imperatore e la carta del mago. Allora, qui c'è una situazione di difesa, direi, con questo 9 di bastoni. Si parte da una situazione dove vi state difendendo da qualcuno o da qualche cosa ed è un momento di stanchezza. Infatti credo che non sia un caso che abbiate scelto la fatina del sostegno, perché probabilmente molte persone hanno bisogno di essere sostenute in questo momento. Qui la questione credo che sia ampia, nel senso che suppongo che riguardi un qualche tipo di tradizione o un qualche tipo di, diciamo, idea che c'è nella società o nella città o nel gruppo familiare dove state vivendo, ok? Potrebbe anche essere che questo Papa rappresenti una persona in particolare che non stia favorendo esattamente lo sviluppo di questa relazione o di questa situazione. Per un gruppo di persone potrebbe rappresentare il fatto che c'è un matrimonio di mezzo o comunque un contratto. Potrebbe anche essere che abbiate un contratto con qualcuno e siate un po' stanchi di questo tipo di magari lavoro, magari un contratto d'affitto, quello che per voi possa rappresentare il Papa, insomma. Diciamo che questo fante di coppe rappresenta una persona magari più giovane di voi o anche un po' più peperina, mi verrebbe da dire, di voi, che potrebbe darvi una mano, insomma, che potrebbe venirvi incontro, potrebbe essere una persona che vi aiuta a ritrovare quello che è l'entusiasmo, quello che è la vostra voglia di novità, mi verrebbe da dire, perché qui comunque con questo 9 di bastoni sento tanta stanchezza.
Mm, per qualcuno, diciamo che è la situazione di indecisione che fa, diciamo così, emergere questa sensazione di stanchezza. Qui è come se ci fosse un bivio da dover superare, potrebbe essere tra due persone, tra due situazioni, tra due lavori, tra due contratti, ed è una cosa che vi sta stancando, portare avanti. Molte persone potrebbero avere due attività, per esempio, parallele, e ad un certo punto ci si rende conto che non si riesce a portare avanti le due cose insieme. Quindi si arriva ad un certo punto dove la cosa saggia sarebbe scegliere quale delle due cose, relazioni o attività o situazioni tenere in piedi. Abbiamo poi anche un 6 di denari, e il 6 di denari è una carta di equilibrio in realtà. Quindi ehm, quello che sento con questa carta è una sorta di consiglio a non esaurire troppo le vostre energie, ok? Perché siete già ad un punto di quasi non ritorno. Quindi qui c'è bisogno di ritrovare quello che è un equilibrio sia da un punto di vista fisico, quindi mi parlano di alimentazione, quindi probabilmente per qualcuno si tratta di ricominciare a mangiare in modo equilibrato. Per qualcun altro si tratta di una questione economica, perché comunque è un 6 di denari, quindi si tratta di ritrovare un equilibrio economico. Un equilibrio potrebbe anche essere un equilibrio concreto da un punto di vista della vita quotidiana, ok? Per esempio. Terminiamo la stesa con un imperatore e l'alchimista. Guardate, io in realtà non la vedo male per niente, perché comunque l'imperatore è una carta di forte stabilità. È come se voi, facendo questo lavoro con il 6 di denari, riusciste ad arrivare a una stabilità, a una concretezza, a un potere personale, un potere economico. Perché comunque sia l'imperatore parla del potere materiale, e qui abbiamo comunque un 6 di denari, è un equilibrio da un punto di vista finanziario. Ok? C'è qualche cosa che va tenuto in equilibrio o che è già in equilibrio. E la carta dell'alchimista parla di qualcuno che sa esattamente come impiegare le proprie risorse, sia economiche che intellettive, che magari, non so, pratiche, per riuscire a realizzare quello che è la propria realtà. Sta di fatto che qui c'è qualche cosa di esterno, potrebbe far riferimento alla burocrazia che vi sta impedendo di andare avanti in qualche situazione, ma avrete degli aiuti, qualcuno arriverà ad aiutarvi. Potrebbe essere che vi facciano anche un'offerta e che quindi il modo per sbloccare questo tipo di situazione sia ad un certo punto scegliere. Mm, Nello specifico sento che c'è qualcuno che deve lasciare un'attività e arriverà un'offerta per vendere. Ok, un consiglio. Poi voglio estrarre ancora un paio di carte dai tarocchi di Osho e qualche oracolo. 10 di denari, fante di bastoni e il giudizio. Ma che belle carte! 10 di denari fondamentalmente vi dice di stare tranquilli, di stare sereni, sono soldi. C'è la chiusura di un ciclo economico e qualche denaro inaspettato che arriva. Vi ho detto io che era un'offerta per vendere l'attività. Può essere un'offerta molto generosa, ve lo dico, ve lo dico. C'è comunque, mi sono impappinata, un qualche premio che arriva, un qualche tipo di aiuto anche economico. Può anche fare riferimento al fatto che potete chiedere consiglio o appoggio o sostegno alla vostra famiglia, che sia la famiglia di origine o la famiglia che avete creato, va bene lo stesso. O la famiglia lavorativa. Abbiamo questa principessa di bastoni e un fante di bastoni, e qui quello che vi vogliono un po'
incoraggiare a fare, di trovare l'entusiasmo, ragazzi. Cioè, siete tanto appesantiti, siete tanto stanchi, avete bisogno fondamentalmente di divertirvi un po', di svuotare la testa per qualche momento, perché ce l'avete comunque davvero piena di dubbi, talmente piena da offuscare la capacità di valutazione. E poi abbiamo il giudizio. Può essere che ci sia una chiamata, che ci sia quello che è un'offerta di cui vi parlavo prima con questo fante di coppe, una notizia, o può anche fare riferimento a un nuovo tipo di inizio. Insomma, vi dovete concentrare su quello che è l'elevare la vibrazione, divertendosi con la risata, ok? La risata è l'espressione del meridiano del cuore, quindi la gioia, no? Quindi avete bisogno di aprire, di sostenere il vostro cuore, la gioia, la risata, il divertimento, anche il ballo, sono tutte il canto, sono tutte tecniche che alzano le vibrazioni. Fondamentalmente qui vi dicono un po' quello. Con la carta del giudizio arriverà quello che è una presa di consapevolezza di tutta questa situazione, questa relazione, ok? Sento che la cosa che darà un input al muoversi, perché qui è come se ci fossero due situazioni che in un certo senso non vanno avanti più di tanto né una né l'altra, ma perché? Perché siete scarichi, perché non avete tanta energia da dare in questo momento né a una cosa né all'altra, ok? E anche lì probabilmente a livello finanziario, se state valutando se fare degli investimenti, se fare degli spostamenti, non sapete bene come muovervi ed è per quello che c'è questo due di spade, proprio per questo motivo qui. Però ecco, arriverà la presa di consapevolezza, arriverà la presa di coscienza, quindi state tranquilli, voi semplicemente pensate ad alzare le vibrazioni divertendovi. Bene, un paio di carte da Osho. Osho, che cosa abbiamo da dire alle persone che hanno scelto la fatina del sostegno? Andiamo a vedere. E la carta del Papa, nessuna cosa. Guardate, in realtà questa carta vi vuol dire che siete in un punto dove avete, come vi posso dire, un miliardo infinito di possibilità. Nessuna cosa è il punto zero, il punto da dove partire, ok? È un po' come il rinascere, come diceva la carta del giudizio. Ancora un'altra carta per piacere, grazie, grazie. Oltre le illusioni, e un'altra volta la carta del giudizio, quindi il messaggio, se ve le metto qui forse è meglio, il messaggio è un po' ribadito, quindi cercate di guardare oltre le illusioni, appunto come vi dice la carta, insomma. Andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine. Sento che qui, perché guardate, questa carta fa vedere, in realtà è una figura sovrapposta, fa vedere una persona che aprendo il terzo occhio apre le ali della mente, ok? Quindi si tratta anche di lasciarvi un po' guidare da quello che è l'intuizione e da quello che è i messaggi che arrivano dall'alto, ok? Ok, una carta da parte delle fate per quest'ultimo gruppo. Le raccolgo un secondo, perdonatemi. Eccomi. Allora, questa carta vi dice di concentrarvi in quello che è il periodo del riposo o il momento. Perché riposo? Perché in inverno, fa riferimento alla stagione invernale, in inverno la natura riposa, no? Quindi qui è un po' come se vi invitassero a prendervi quel momento per riflettere su quello che volete, ma è un po' l'energia che sento del due di spade. Siete tanto in questa fase di dubbio e per riuscire a togliere quello che è il velo avete bisogno di chiudere gli occhi, di guardarvi dentro fondamentalmente. In questo modo riuscirete a manifestare, o meglio a rendervi conto, a consapevolizzare di quelli che sono i desideri del cuore. Questa carta invece vi invita a desiderare
con saggezza, nel senso che vi dice fate attenzione a come formulate i vostri desideri, cercate di formularli con saggezza e per il più alto bene di tutti fondamentalmente. Ok, un'ultima carta da parte dei guerrieri di luce. Riflessioni. Qui vi invita a guardarvi dentro e ad essere obiettivi fondamentalmente, perché ci sono delle cose che probabilmente voi riflettete, proiettate. E poi qui questa carta fa riferimento a quello che è la vostra connessione con Madre Terra. È un po' come se vi invitassero a seguire gli impulsi primordiali, ma anche qui c'era un richiamo a quello che è la stagionalità, la ciclicità di quello che è la Terra, no? E quindi qui vi dice di fare attenzione, di connettersi a quello che è la pulsazione di Madre Terra per mettersi in sintonia fondamentalmente, ok? Perché in questo momento a livello planetario ci si sta evolvendo e questa carta invita a rimettere in assetto il vostro allineamento con quello che è la vibrazione della Terra, ok? È un momento di cambiamenti un po' per tutti. Bene, amici della Fatina del Sostegno, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!